Salve, davanti a me ho il Google Pixel 5 e in questo video vi mostrerò come bloccare il bootloader. Bene, dovete essere consapevoli che se bloccate il bootloader, il telefono eseguirà un ripristino ai dati di fabbrica e tutto verrà cancellato. Quindi, per esempio, prima dell'intero processo, potete creare un backup dei dati. Ora, per bloccare il bootloader, dobbiamo prima spegnere il dispositivo, quindi tenete premuto il tasto di accensione e selezionate Spegni. Ora dobbiamo scaricare alcune cose sul nostro computer, quindi lasciatemi cambiare rapidamente. Ok. Aprite il vostro browser e visitate la nostra pagina howtoreset.info. Andate direttamente alla sezione download e qui dovete digitare ADB. Selezionate i driver mini ADB e fastboot e premete il pulsante download. Poi tornate alla sezione download, digitate Qualcomm, selezionate i driver Qualcomm e premete il pulsante download. Ora dobbiamo aprire la cartella download. Andate in download, qui abbiamo i nostri driver, i driver Qualcomm e i driver ADB. Dovete estrarre questi due file. Potete usare WinRAR per farlo. Fate clic destro con WinRAR ed estraete i due file. Se non state usando WinRAR ma un'altra applicazione, ovviamente potete usarla. O se non avete quelle applicazioni, potete cliccare su estrai tutto ed estrarre e funzionerà perfettamente lo stesso. Quei due file. Poi aprite la cartella con i driver ADB, fate doppio clic e iniziate con l'installazione di ADB. Fate doppio clic, premete IMI sulla tastiera, invio, IMI, invio, I e invio. Ok. Poi selezionate Android ADB Fastboot. Fate doppio clic. Cliccate su avanti. Nel mio caso è già installato, quindi selezionate semplicemente ripara. Nel vostro caso apparirà un po' diverso, ma l'intero processo di installazione è davvero semplice. Tutto ciò che dovete fare è cliccare su avanti, 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 avanti e tutto verrà installato. Cliccate su Fine e poi su Universal ADB Driver Setup. Anche qui selezionate ripara perché è già installato. Ok. Poi tornate alla cartella download e aprite i driver Qualcomm. Fate doppio clic e ora cliccate sulla versione Qualcomm OS. Fate doppio clic, cliccate su esegui, avanti, fine e ora è stato installato. Ok. Ora dobbiamo entrare nel menu Fastboot sul nostro telefono. Dobbiamo tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto volume giù. Proprio così. Ora dovete avere il cavo USB-C che è anche collegato al vostro computer. Consiglio vivamente di usare il cavo originale. Se non lo avete, potete ovviamente usare un altro cavo USB-C di buona qualità. Poi collegate il telefono al computer e ora dobbiamo aprire il prompt dei comandi. Quindi digitate CMD. Fate clic destro, esegui come amministratore e ora dobbiamo digitare alcuni comandi. Per prima cosa digitate inoltre, se state installando i driver ADB e i driver Qualcomm per la prima volta, consiglio vivamente di riavviare il computer dopo l'installazione, così, grazie a questo, tutto funzionerà correttamente. Perché se non riavviate, qualcosa potrebbe non funzionare. E ora nel prompt dei comandi digitate cd/, invio. Ora cd spazio ADB. Invio. E ora digitate Fastboot Devices. Invio. Se vedete dei numeri, quello è il nostro numero di serie, possiamo vederlo anche nel menu Fastboot, va tutto bene. Abbiamo la connessione. E ora digitate Fastboot Flashing spazio lock e premete invio. Ok. Ora usate i tasti del volume sul vostro telefono. Selezionate Lock the bootloader e poi confermate cliccando il tasto di accensione. Ora il telefono eseguirà il ripristino ai dati di fabbrica. Dobbiamo continuare ad aspettare. Ok. Possiamo vedere lo stato del dispositivo bloccato. Ora cliccate su Start. E possiamo scollegare il cavo. Non ne avremo più bisogno. Ma non è finita qui. Attiveremo anche tutte le funzionalità di sicurezza nelle opzioni sviluppatore. Quindi aspettiamo un po'.
E ora possiamo chiudere il nostro prompt dei comandi. In realtà passerò a schermo intero. Quindi ora dobbiamo continuare ad aspettare finché non appare il processo di configurazione e poi lo seguiremo e faremo il resto delle cose nelle opzioni sviluppatore. Quindi ora dobbiamo continuare ad aspettare. Ok, perfetto. Il telefono finalmente si è acceso. Quindi adesso possiamo procedere a selezionare la nostra lingua preferita e subito dopo cliccare sul tasto Inizia per proseguire. Per il momento possiamo tranquillamente saltare la configurazione del Wi-Fi e anche tutto il resto delle impostazioni iniziali. Quindi, grazie a questo piccolo accorgimento, il processo di configurazione del dispositivo risulterà essere davvero molto più veloce e immediato per noi. Clicca su Avanti e altro accetta. Salterò il PIN. Seleziona il tuo tema. Posso scegliere quello scuro. Salta. Scorri verso l'alto. E ora apri le impostazioni. Vai su Rete e Internet. Tocca su Internet. Seleziona la rete disponibile e connettiti. Ok. Ora possiamo tornare indietro. Scorri fino in fondo. Vai su Informazioni sul telefono. Scorri di nuovo verso il basso. Abbiamo il numero Build. Dobbiamo toccarlo 7 volte di seguito finché non vediamo che la modalità sviluppatore è abilitata. Torna indietro. Vai su Sistema. Scorri verso il basso. Opzioni sviluppatore. E qui dobbiamo disattivare la funzione di sblocco OM. Ora dobbiamo solo riavviare il telefono per abilitare tutte le funzionalità di protezione del dispositivo. Quindi tieni premuto il tasto di accensione e seleziona Riavvia. Bene, è tutto. Grazie per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi.